in bocca, triplice fischio, finisce qui. Inter batte Torino e vola in semifinale di Coppa Italia. Inter 2, Torino 1, un Inter alla francese, imbottita di turnover per questa partita con le reti di Bonny, Diouf e poi Kulenovic ad aprire una partita che sembrava da elettrocardiogramma piatto e sembrava che potesse condurre l'Inter in porto senza troppe difficoltà. In effetti l'Inter la porta a casa senza troppe difficoltà nel finale, ma con quel brividino comunque del gol che ha riaperto una gara che l'Inter ha controllato con un turnover estremamente ampio che ci ha permesso di rivedere i giocatori meno coinvolti fino a qua, perché numeri alla mano Chievo ha praticamente messo in campo tutti i giocatori che avevano giocato meno minuti fino a questo punto della stagione, aggiungendo i debutti di Cocchi, benino comunque, essendo comunque la sua prima titolare in prima squadra, e soprattutto di Kamaté, protagonista con un assist subito per il gol di Bonny, molto più coinvolto sulla destra, chiaramente anche più grande di 3 anni di Cocchi, quindi già un po' più abituato a questi livelli. C'è Diouf, l'uomo della Coppa Italia, ancora una volta come contro il Venezia, mette anche un timbro in questa gara contro il Torino, per l'Inter che vola in semifinale dove affronterà una tra Napoli e Como, semifinale che sarà in andata e ritorno all'interno di un mese di marzo che sarà pienissimo di partite e di impegni ad alto livello. Simo, per me l'Inter ha fatto quello che doveva fare, turnover più ampio possibile e secondo me c'è stato un po', come dicevo durante la diretta, da parte di Chievo il ricordo di quello che è successo con Atalanta e Bologna a inizio 2026 o comunque giù di lì, 2 partite che aveva potuto affrontare con una settimana piena di lavoro e l'Inter ha fatto forse le migliori prestazioni della stagione o quasi, e allora preparare al meglio la partita col Sassuolo facendo tante rotazioni oggi e poi ci sarà una settimana piena libera per arrivare al big match contro la Juventus, che sarà la sfida in cui misureremo se anche la Juventus sarà in lotta per lo scudetto. Anche in previsione del calendario comunque delle prossime settimane, oggi era giusto fare un turnover anche bello sostenuto. In pochi si aspettavano il doppio esordio su entrambi gli esterni di Kamaté e di Cocchi, è una cosa che probabilmente Simone Inzaghi non avrebbe mai fatto, invece io sono stato molto contento di questa scelta e questo ha permesso di far riposare giocatori come Di Marco, che hanno giocato tantissimo, a centrocampo ha riposato Zielinski, ha riposato Akanji, e quindi direi scelte super corrette. Questo chiaramente ti ha esposto a fare una partita esteticamente molto brutta per tanti motivi. È stata una gara che nessuna delle due squadre ha mai voluto portare a dei ritmi alti, è sembrata a tratti anche un amichevole. Il gol di Bonny porta ad un'esultanza anche un po' da amichevole se vogliamo, però direi che il Torino poteva avere altre richieste, altre necessità. L'Inter doveva cercare di vincere questa partita spendendo il minor numero di energie possibili e quindi oggi direi che va benissimo così, non c'è la minima logica nel fare delle critiche, dei commenti negativi di fronte a una squadra che era palesemente infarcita di giocatori che non giocheranno mai più insieme così tutti e quindi va bene, l'importante era vincere. Infatti per questo motivo sì, io stavo pensando che trarre grossissime indicazioni da questa partita non è semplice perché No. Io ho visto una difesa che nonostante fosse il reparto più consolidato forse a livello di quanto hanno giocato insieme Acerbi, De Vrij eccetera, si sono viste le distanze un pochino perdersi in alcuni momenti, anche sul gol De Vrij va un pochino troppo alto e quindi Frattesi poi nella copertura non è perfetto, anche Josep Martinez non è proprio precisissimo, lì un concorso di colpo a partire da De Vrij a scalare su Frattesi soprattutto e poi Josep Martinez infine, quindi si sono viste comunque delle dinamiche di gioco che non hanno funzionato benissimo, anzi secondo me questo, come dicevo in partita, ragionando col negativo ti dimostra ancora di più di quanto è forte e di come funziona bene l'Inter titolare, nel senso che siamo abituati a vedere un Inter che gioca, che ha delle combinazioni, che ha uno stile di gioco pulitissimo, che funziona benissimo, che quando cambi molto i giocatori, anche se sono di valore, perché dimostrano di essere dei buoni giocatori, ti mancano tutte quelle trame, quelle combinazioni che ti scollegano un po' alle reti, un po'. Io non gioco a FIFA, però quando vedo quelle combinazioni su FIFA che diventano rosse, no? Nei collegamenti delle varie anziché verdi, ecco, si nota in maniera piuttosto evidente. Questo, il primo risultato secondo me è che con un centrocampo completamente rivoluzionato, oltre alle distanze con la difesa, si è perso un po' il collegamento con l'attacco, dove Bonny fino al gol non stava facendo benissimo,
ma poi bravissimo Kamate che ci ha fatto vedere che anche a destra si può saltare l'uomo e crossare, e questo è un riferimento a Luis Enrique che all'87esimo mi ha fatto arrabbiare in diretta perché aveva fatto tutto bene, aveva saltato, cioè aveva avuto lo spazio in campo aperto per andare al cross e c'era Pio Esposito pronto a colpire in area ed è tornato all'indietro. A differenza invece di un Kamate che ci ha provato, ha fatto un ottimo assist per Bonny che ha anticipato sul primo palo e segnato. Thuram, primo tempo, è stato il giocatore meno coinvolto della partita, non stava facendo bene, solo 10 palloni giocati contro gli 11 di Ng e 12 del portiere Martinez, del nostro portiere aveva toccato più palloni addirittura. Poi però fa una grande azione sul gol di Diouf, che ancora una volta è arrivato con un ottimo tempismo e comunque il rapporto gol minuti giocati sta avendo dei numeri impressionanti, come lo stesso Bonny che sta mettendo un timbro praticamente ogni volta. Quindi tante buone notizie in questa partita, mi concentrerei soprattutto su queste, francamente. E parlando anche dei singoli, Simo, a me è piaciuto anche De Vrij al netto di quell'errore lì su quell'uscita nei 3 difensori, mi è sembrato quello più in palla. Buone notizie comunque da Kamate, anche se giocava a piede invertito, ha giocato con buona personalità. E poi altri singoli? Ti viene in mente qualcuno da sottolineare in positivo? Ma no, più o meno sono questi. Sicuramente Kamate, anche nel confronto a distanza, se vogliamo, con Cocchi, si è visto un po' di più. E ha fatto... Lui e Diouf, secondo me, si è visto anche il fatto che, per esempio, preferiscano particolarmente ricevere, giocare col piede sinistro. Diouf nel primo tempo faceva notare che si sarebbe trovato meglio giocando da mezzala destra, probabilmente, perché a me dava l'impressione di voler ricevere e guardando la porta avere più campo davanti a sé sul suo lato sinistro, cosa che invece giocando da mezzala sinistra, spesso anche molto largo, non poteva avere. E poi ha fatto anche un bel gol, tra l'altro, di inserimento. E l'attacco, secondo me, è quello che ha fatto un pochino più fatica, ma anche in virtù del fatto che è un centrocampo con tanti interpreti diversi, un vero regista che non c'era. Quello titolare, tra l'altro, aveva Frattesi e Diouf, nessuno dei due è un palleggiatore, nessuno dei due aiuta a rendere la manovra più fluida, quindi inevitabilmente anche il pallone faceva più fatica a arrivare agli attaccanti. Se a questo ci sommi che Thuram e Bonny, per loro caratteristiche, danno poco riferimento, si muovono tanto, secondo me le difficoltà del primo tempo sono dovute soprattutto a questo. Però ribadisco, oggi era una partita troppo particolare con troppi cambi per dare delle valutazioni anche in vista del futuro, ma arrivo a dirti, lo stesso Martinez che fa un'uscita sul gol del Torino non precisa, a parte che c'è una deviazione, quindi non è proprio un cross pulito, ma va bene, cioè ha sbagliato una cosa e ho letto commenti, ecco perché non gioca Martinez, ma cosa vuol dire? Ha fatto un errore alla prima partita, cioè solo perché ha fatto questa uscita sbagliato, che peraltro è un concorso di colpa, allora lo mettiamo via. Ma no, non ha veramente nessun senso secondo me. No, per me è ingiusto trarre delle indicazioni definitive da una partita in cui non ci sono totalmente i meccanismi. Sono giocatori che non hanno mai giocato insieme una partita di livello, quindi trarre tante conclusioni in negativo soprattutto per me ha poco senso. Detto che, parlando anche di prestazioni in negativo, comunque di quelli che hanno convinto un pochino meno, a me Diouf non ha dato grandissime sensazioni, cioè ha fatto delle cose... cioè rivedo sempre quelle caratteristiche lì di prendere palla, provare a portarla, che Solo lo quello. fa fare in alcuni errori che sono anche rischiosi e pericolosi, francamente. Frattesi ancora una volta mi è sembrato poco incisivo e io ho nella mente le dichiarazioni di poche ore fa della gente che ne parlava in maniera esaltante, che l'Inter l'ha tenuto perché è un giocatore importante, che ora è al 100% finalmente. Ecco, mi aspetto qualcosina in più da parte di Frattesi, se vuole mettere in discussione un po' le gerarchie, vuole mettere in discussione un po' tutti i discorsi, quindi un po' indietro francamente anche lui. E su Luis Enrique l'abbiamo detto un po' l'impressione che mi ha fatto entrando a gara in corso. Ti voglio lanciare 2 provocazioni dopo aver ringraziato De Pica Pica che dice competizione per chi gioca meno, forza Inter. Secondo me è giusto comunque portarla avanti così, perché questa per me era la partita in cui fare più rotazioni possibili, ma comunque provare a vincerla possibilmente. South Park tutta la vita e non parliamone più, dice Dottor Tot. Questo è legato ad una bella diciamo discussione che c'è stata durante il corso della diretta.
Stavo pensando a due cose. La prima, che Bonny è uscito, ragazzi, leggermente zoppicante, ci ha segnalato Romina dallo stadio, per un taglio che aveva subito in un contrasto, quindi non dovrebbe essere nulla di grave, dovrebbe essere quindi un taglio subito, qui speriamo, ecco, niente di grave. Su Thuram, qualcuno ci ha segnalato di un Thuram nervoso al cambio. Dallo stadio Romina ci ha detto niente di particolare da segnalare. In teoria dovrebbe esserci stato anche un 5 con Kivu che si sono scambiati. Io francamente non starei qui a creare un caso su questa cosa, soprattutto se poi diciamo i giornali ce l'hanno con noi e siamo i primi a crearci questi casi interni, nel senso, a me oggi Thuram è lo stesso, ripeto, non ha fatto una grandissima prestazione, però appena avuto un pallone pronti via, assist per Diouf, quindi ha fatto vedere il suo potenziale e soprattutto rilancio la provocazione dell'altro giorno, quello che dicevo tante volte, che il fatto che l'Inter stia giocando così, stia portando avanti questi risultati senza aver ancora avuto il miglior Thuram, che è il giocatore che veramente può cambiare il volto dell'Inter, per me è una buona notizia, nel senso che se torna veramente il Thuram, e per me tornerà, l'Inter davanti può svoltare ulteriormente per questo finale di stagione, quindi io cercherei di guardare il bicchiere mezzo pieno in questo senso. Ma la provocazione che volevo lanciare a Simo è il fatto che l'Inter vada in semifinale di Coppa Italia potrebbe essere un danno, e qualcuno dice, ma ci ricordiamo l'anno scorso che al provare ad andare avanti in tutte le competizioni ci siamo fatti male? Che ne pensi? È una possibilità, è una possibilità. L'anno scorso per me le 2 semifinali con il Milan sono state veramente determinanti, ma anche da un punto di vista mentale. E infatti non so se augurarmi il Napoli o il Como, nel senso che con il Napoli arrivi ad una doppia sfida difficile a livello fisico, ma anche mentale, perché c'è tutta questa rivalità e così via. Con il Como magari almeno da questo punto di vista no, poi loro tra l'altro avrebbero chiaramente una spinta in più, perché si avvicinerebbero a un trofeo che per il Como francamente è molto più, diciamo, probabilmente ti motiva molto di più rispetto a un Napoli o a un Inter stessa, se si tratta di un trofeo tutto sommato minore. Potrebbe, ma torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Se avessimo una rosa completa e ampia, nessun problema. Il fatto è che la rosa dell'Inter non è così tanto ampia, così tanto completa, soprattutto in questo momento. Quindi se stanno tutti bene, ok, ci può stare, possiamo fare tutto. Però siamo sempre lì sul filo. Il che non vuol dire che avrei preferito uscire, l'ho detto anche prima. Nessuna coppa io la snobbo a prescindere, nemmeno la Coppa Italia. Però ecco, adesso ci si incastra in un calendario dove probabilmente da qui in poi, ammesso di passare anche in Champions League, gli unici momenti in cui avremmo potuto avere una settimana piena, a parte la prossima, sarebbero stati quelli dove va ad infilarsi proprio la semifinale di Coppa Italia. Quindi vedremo, dovremo dimostrare di gestirla meglio rispetto a quanto fatto l'anno scorso. Per me, a maggior ragione, assume una grandissima importanza la partita di domenica contro il Sassuolo, perché devi continuare a mettere fieno in cascina in questa fase qui del campionato. Poi marzo sarà un calendario intasatissimo, complicatissimo, e lì si faranno dei ragionamenti in base a come ci arriverai. Se ci arriva il Napoli è un conto, se ci arriva il Como secondo me te la puoi giocare ancora di più, a maggior ragione con delle rotazioni, con tutto il rispetto per il Como, ma penso che sia giusto anche per un motivo di valutazioni, di rotazioni, di lasciare... Per me ci sta comunque che si affronti la Coppa Italia con tante rotazioni, visto anche il momento, ma sarà un discorso che approfondiremo più avanti, perché dovremo vedere anche se saremo anche impegnati ancora in Champions League, e quello cambierà ulteriormente gli scenari, ma per forza di cose bisogna andare a ragionare partita dopo partita, a partire da quella col Sassuolo, che diventa veramente la partita più importante di questo periodo. Simo, abbiamo detto tutto, mi sa, sulla partita? Penso di sì. Sì, l'ultima conferma è che questa Inter proprio non riesce a non vincere contro le medio-piccole. Anche con tanto turnover, anche con giocatori messi in posizioni un po' strane, però arriva la medio-piccola e l'Inter vince. Questa è un'altra ottima notizia. Va bene, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, e se non l'avete ancora fatto vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per partecipare alle nostre chiamate, chiacchierate, a tutti i contenuti esclusivi con la nostra community. Grazie come sempre per il supporto.